Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una strategia di trading che mi avete indicato veramente in tanti ed è effettivamente molto utilizzata. Ma come funziona questa strategia lo andiamo a vedere subito insieme. Prima però mi raccomando un bel mi piace, l'iscrizione al canale e soprattutto fatemi sapere voi che tipo di strategia utilizzate, se avete mai utilizzato questa strategia che vi vado a mostrare. Ed eccoci qua, ci troviamo su TradingView e ovviamente cercherò di portarvela nel modo più semplice possibile. In questo caso non andrò a scegliere un determinato pair perché veramente questa strategia è adattabile su qualsiasi pair e soprattutto può essere adattata anche su tanti time frame. In questo caso andremo a vedere sull'orario, ma veramente potete provare ad adattarla su 5 minuti, su 4 ore, cioè veramente ovunque. Ma adesso direi di passare agli indicatori, quindi andiamo a vedere subito quali indicatori ci servono per attuare questa strategia e il primo, principale direi, e il MACD, media mobile divergenza convergenza. Una volta inserito l'indicatore vediamo che ci appare al di sotto un altro grafico e dopo andremo a vedere ovviamente come utilizzarlo e a cosa ci serve. Cos'è il MACD nel trading? Il Moving Average Convergence and Divergence o MACD è un indicatore che fornisce agli investitori un quadro della tendenza del prezzo di uno strumento finanziario. L'indicatore fornisce informazioni sia sulla direzione della tendenza a rialzo, rialzista o al ribasso, ribassista, sia sulla forza del trend. Quindi oltre alla direzionalità ci andrà ad indicare anche con quale forza sta prendendo questa direzionalità. Diciamo che è molto utile, ma per attuare la strategia che vi vado a mostrare ci serve un altro indicatore che sarebbe l'EMA, che già abbiamo visto in altri video, quindi non stiamo qui a spiegarlo, ma andiamo direttamente ad inserirlo. Possiamo inserire anche questo con un solo EMA e lo andiamo a modificare. Andiamo in input e mettiamo l'EMA a 200 periodi. Cambiamo un attimo lo stile, mettiamo un giallo un po' più spesso, giusto per riuscire a inquadrarlo meglio graficamente, ed eccoci qua pronti con il nostro setup per la strategia. Adesso, come si utilizza questa strategia, come dobbiamo andare a posizionarci, come quando aprire long e short, andiamo subito a vedere tutto. Quello che dobbiamo andare a ricercare sono gli incroci sul grafico del MACD, quindi quando vediamo che ci sono questi incroci, diciamo che questo dovrebbe essere un nostro punto di interesse. Non andiamo a cercare né gli incroci troppo stretti né quelli troppo vicini alle barre, quindi cerchiamo quelli ben distanziati e con tanto spazio, come ad esempio sono questi qui che sto cercando. Ma non è che possiamo entrare su tutti gli incroci, ci sono determinate situazioni e adesso andiamo a vedere quale. Andiamo a fare subito un esempio di un'apertura di posizione. Per andarci a posizionare in long dobbiamo fare in modo che l'incrocio avvenga sotto la linea dello 0, che non è nient'altro questa che vi sto andando ad evidenziare in questo momento. Quindi al di sotto della linea 0 cercheremo posizioni in long. Quando invece l'incrocio si verifica al di sopra della linea dello 0 andremo a cercare solo di posizionarci in short, ma adesso vediamo meglio come. Ad esempio io in questo caso ho visto un incrocio al di sotto e posso posizionarmi in long solo se il grafico si trova sopra l'EMA 200. Perché? Perché appunto vediamo che il trend è perché in questo caso vuol dire che siamo in un trend rialzista e quindi noi andremo a seguire il trend. Quindi incrocio sotto la linea 0, grafico al di sopra dell'EMA come in questo caso, ed ecco qua, e qui noi potremo aprire la nostra posizione long. Ad esempio qui è incrociato, mettiamo che siamo entrati qualche candela dopo ed ecco qui la nostra posizione. Adesso per il nostro stop loss possiamo andare a vedere dei precedenti minimi e potremo andare a piazzare il nostro take profit con rapporto 1 a 2 sul nostro stop loss. Come vedete la posizione sarebbe stata presa, però come vediamo continuava a salire, quindi si può tranquillamente utilizzare un trailing stop loss, quindi andarci ogni volta a spostare lo stop loss più in alto e a sua volta aumentare il nostro TP. Come vedete qui ci usciva una bella posizione. Se devo dirla tutta, non è così semplice trovare condizioni di mercato che ci permettono di attivare questa strategia, però quando si verifica devo dire che è veramente molto precisa. Devo dire che molto difficilmente viene poi invalidata. Strategia veramente ottima, ma io consiglierei proprio di andare a vedere proprio le situazioni di mercato, come ad esempio nella situazione di prima abbiamo visto l'incrocio, abbiamo visto che il grafico si trovava sopra l'EMA
l'EMA magari ci andiamo a vedere proprio se c'è stato un engulfing, se c'è stata una candela che ci fa vedere un cambio di direzionalità, eccetera. Quindi applicare comunque le altre regole che conosciamo o comunque affiancare altre strategie a questa. Mentre invece per andare a valutare delle entrate in short, che questa cosa non ricordo se ve l'ho detta prima, dobbiamo andare a vedere che il grafico si trovi al di sotto dell'EMA, mentre nel grafico del MACD l'incrocio deve avvenire al di sopra della linea dell'EO0. Ci tengo a precisare questi punti. Nient'altro da aggiungere, direi, come avete visto, veramente molto semplice, e noi ci vediamo al prossimo video.